Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarlo col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni mai usate e i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, quindi partiamo dalle energie principali e poi vedremo i segni zodiacali e anche l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Con il giardino vuol dire che la settimana si apre nel miglior modo possibile, soprattutto per quanto riguarda la socializzazione, gli incontri, le riunioni, possono esserci degli inviti, delle feste, nuove conoscenze, quindi anche un qualcosa, in senso generico, che può portare gioia e allegria. Poi troviamo anche la possibilità di ottenere soddisfazioni per qualcosa che stiamo facendo da un po' di tempo o semplicemente ritrovare pace ed equilibrio. Se abbiamo la possibilità di riposarci, meglio goderci in pieno questa fase, questo momento, possiamo trovare un po' di stanchezza, un po' di pesantezza, soprattutto nel fine settimana. Può essere semplicemente un'energia di blocco, di pesantezza, quindi solo di stanchezza, ma può essere passeggera. E invece se riguarda un qualcosa che stiamo facendo, magari di non spaventarci se c'è un ritardo, un ostacolo, magari ecco meglio fermarsi un attimino per cercare di comprendere meglio come superare questo blocco. I segni zodiacali da attenzionare sono in modo dominante i segni di terra e quindi vuol dire quindi abbiamo scusate, quindi abbiamo Toro, Vergine e Capricorno e non vuol dire che con gli altri non avrete a che fare, che semplicemente le cose rimangono così come già conoscete. Invece i segni di terra in qualche modo nel bene o nel male devono essere attenzionati e quindi vedere sia possibili nuovi sviluppi e atteggiamenti in senso generico. E adesso procediamo con l'ambito amore. Allora, vediamo che cosa vogliono dirvi. Partiamo proprio dall'analisi per le coppie e anche le relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Troviamo la carta Narciso. Non è necessariamente una carta negativa, dipende da quello che state vivendo, perché magari, come abbiamo visto, potrebbe esserci qualche mancanza, forse per svogliatezza, un po' per pesantezza e per stanchezza, però diciamo tutto sommato è una fase passeggera e quindi si ritorna ad essere in serenità e in tranquillità. In realtà si vedono tante cose che si possono accendere e spegnere immediatamente, può riguardare ahimè il desiderio stesso oppure un'idea, una proposta e quindi tante cose che in realtà possono essere molto belle, molto interessanti, però per varie motivazioni si possono bloccare e frenare. Se dipende dalla volontà, magari cercare di capire come spingere in avanti queste cose e quindi di acquisire maggiore determinazione e volontà. Se invece riguarda uno stato d'animo di svogliatezza, di pigrizia, dipende, se non va assolutamente ad intaccare la relazione e il rapporto si può procedere in questo modo, oppure se volete comunque ottenere un certo tipo di diciamo condivisione, felicità, gioia e anche ottenere dei risultati, allora l'abbiamo visto
qui effettivamente cercare di gestire, di organizzare, di fare determinate cose in modo tale che la montagna non può farvi assolutamente nulla. Poi in realtà può essere pure positiva se state organizzando un qualcosa che in realtà riguarda proprio la montagna stessa, però secondo me può riguardare solo alcuni di voi. Per i single cosa vogliono dirvi? Queste carte magari si affacciano un po' su qualche novità, nel senso che magari avete l'opportunità di rivedere, risentire una persona che non si faceva sentire da tanto tempo, oppure anche delle nuove conoscenze che in realtà possono essere sia interessanti, ma dipende da quello che desiderate, perché vi ricordo c'è la carta dell'anemone che può riguardare una passione fugace, un'avventura passeggera, però diciamo dipende, magari potrebbe essere un nuovo inizio. E adesso procediamo con l'ambito più pratico del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta fedeltà che innanzitutto può riferirsi alla fiducia, alla pace, all'appagamento, al vivere delle esperienze importanti e anche soddisfazione e riconoscimento. Quindi quando ci sono queste cose è sempre meglio coglierle e quindi essere felici di apprezzamenti o anche dei risultati che possono arrivare grazie al vostro impegno. Come si vede è una settimana che forse può essere anche in pausa, quindi mi viene da dire che se siete in vacanza, nonostante ci siano dei pensieri che vi portate dietro, avete comunque deciso di staccare un po' la spina e fate benissimo, quindi di concentrarvi su voi stessi, su alcune cose forse strettamente necessarie e poi di riprendere successivamente. Cosa vuol dire? Che alcune cose, alcune persone non vanno in vacanza e magari c'è già la possibilità di cogliere dei risultati, ma soprattutto di impegnarsi non eccessivamente in qualcosa, soprattutto di andare a valutare, pianificare e gestire nella normale modalità, in modo tale che voi possiate sfruttare al massimo quello che avete a disposizione, perché qui si tratta proprio di gestire le vostre energie nel miglior modo possibile, perché più di tanto magari alcune cose non potete farle al momento. Vi ricordo che c'è il blocco della montagna, quindi sia situazioni esterne, sia anche magari esigenze vostre personali, o soprattutto non è proprio consigliato iniziare qualcosa di nuovo. Quindi pensateci, nuovi obiettivi, nuove proposte, nuove cose, meglio cercare lì di verificare, di capire anche nella ricerca stessa del lavoro, come procedere, quindi fare tutte le vostre valutazioni e poi trovare il momento, diciamo, successivo che può essere più favorevole per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!